Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco EMLA Aspen Pharma Trading Limited. Ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'è EMLA? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere EMLA durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è EMLA? EMLA è un farmaco a base del principio attivo lidocaina più prilocaina, appartenente alla categoria degli anestetici locali e nello specifico amidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Aspen Pharma Trading Limited. EMLA può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. EMLA 2,5% più 2,5% crema 1 tubo 5G più 2 cerotti occlusivi, importato dalla Francia. EMLA 2,5% più 2,5% crema 1 tubo 5G più 2 cerotti occlusivi, importato dalla Grecia. EMLA 2,5% più 2,5% crema 1 tubo 5G più 2 cerotti occlusivi, importato dalla Grecia. EMLA 2,5% più 2,5% crema 1 tubo 5G più 2 cerotti occlusivi, importato dalla Grecia. EMLA 2,5% più 2,5% crema 5 tubi 5G più 10 cerotti occlusivi, importato dalla Grecia. EMLA 25 mg/g più 25 mg/g crema 1 tubo da 5G più 2 cerotti occlusivi. EMLA 25 mg/g più 25 mg/g crema 1 tubo da 5G più 2 cerotti occlusivi, importata dalla Grecia. EMLA 25 mg/g più 25 mg/g crema 1 tubo da 5G più 2 cerotti occlusivi, importato dalla Grecia. EMLA 25 mg/g più 25 mg/g crema 5 tubi da 5G più 10 cerotti occlusivi. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Aspen Pharma Trading Limited. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: lidocaina più prilocaina. Gruppo terapeutico: anestetici locali. Forma farmaceutica: crema. Indicazioni: EMLA crema è indicata per anestesia topica della cute in concomitanza di inserzioni di aghi, come cateteri endovenosi o prelievi di sangue, interventi chirurgici superficiali negli adulti e nella popolazione pediatrica. Anestesia topica della mucosa genitale, ad esempio prima di interventi chirurgici superficiali o di anestesia per infiltrazione negli adulti e negli adolescenti a 0-12 anni. Anestesia topica delle ulcere alle gambe per facilitare la detersione/lo sbrigliamento meccanico solo negli adulti. Posologia. Posologia. Adulti e adolescenti. I dettagli delle indicazioni o procedure per l'impiego, con dosaggio e tempo di applicazione, sono forniti nelle tabelle 1 e 2. Per ulteriori indicazioni sull'uso appropriato del prodotto in tali procedure, fare riferimento al modo di somministrazione. Tabella 1. Adulti e adolescenti di età pari o superiori a 12 anni. Indicazione/intervento. Dosaggio e tempo di applicazione. Cute. Interventi minori, ad esempio inserzione di aghi e interventi chirurgici di lesioni localizzate. 2G, circa a mezzo tubo da 5G, oppure circa 1,5 G/10 cm 2x1, 5 ore 1. Trattamenti dermatologici sulla cute appena rasata di aree estese del corpo, ad esempio epilazione laser, applicazione da parte del paziente stesso. Dose massima raccomandata: 60 G. Area massima trattata raccomandata: 600 cm 2 per un minimo di un'ora e un massimo di 5 ore 1. Interventi dermatologici su aree estese in ambito ospedaliero, per esempio innesti cutanei a spessore variabile: circa 1, 5, 2 G/10 cm 2x2, 5 ore 1. Cute degli organi genitali maschili prima dell'iniezione di anestetici locali. Cute degli organi genitali femminili prima dell'iniezione di anestetici locali. 2, 1 G/10 cm 2x15 minuti. 1, 2 G/10 cm 2x60 minuti. Mucosa genitale. Trattamento chirurgico di lesioni localizzate, ad esempio
rimozioni di verruche genitali, condiloma acuminato, e prima di iniettare anestetici locali. Circa 5-10 g di crema per 5-10 minuti 1-3-4. Prima del curettaggio del canale cervicale. 10 g di crema devono essere applicati nei fornici vaginali laterali per 10 minuti. Ulcere alle gambe. Solo pazienti adulti. Detersione/sbrigliamento meccanico. Circa 1-2 g/10 cm 2 fino a un totale di 10 g sull'ulcere alle gambe 3-5. Tempo di applicazione 30-60 minuti. 1. Dopo un tempo di applicazione più lungo, l'effetto anestetico diminuisce. 2. Sulla cute degli organi genitali femminili, la sola applicazione di EMA per 60 o 90 minuti non fornisce un'anestesia sufficiente per la termocauterizzazione o la diatermia di verruche genitali. 3. Nei pazienti trattati con dosi 10 g non sono state determinate le concentrazioni plasmatiche, vedere anche paragrafo 5.2. 4. Negli adolescenti con peso corporeo inferiore a 20 kg la dose massima di EMLA da applicare sulla mucosa genitale deve essere ridotta in proporzione. 5. EMLA è stata impiegata per il trattamento di ulcere alle gambe fino a 15 volte per un periodo di 1-2 mesi senza riscontrare alcuna perdita di efficacia o aumento del numero o della gravità degli eventi avversi. Popolazione pediatrica. Tabella 2 pazienti pediatrici da 0 a 11 anni di età. Età. Interventi. Dosaggio e tempo di applicazione. Interventi minori ad esempio. Inserzione di aghi e interventi chirurgici di lesioni localizzate. Circa 1 g/10 cm 2 per 1 ora. Vedere dettagli sotto. Neonati e infanti da 0 a 2 mesi 1, 2, 3. Fino a 1 g e 10 cm 2 per 1 ora 4. Infanti da 3 a 11 mesi 2. Fino a 2 g e 20 cm 2 per 1 ora 5. Bambini piccoli e bambini da 1 a 5 anni. Fino a 10 g e 100 cm 2 per 1, 5 ore 6. Bambini da 6 a 11 anni. Fino a 20 g e 200 cm 2 per 1, 5 ore 6. Pazienti pediatrici con dermatite atopica. Prima della rimozione dei molluschi. Tempo di applicazione 30 minuti. 1. Nei neonati a termine e negli infanti di età inferiore a 3 mesi, solo una singola dose deve essere applicata nell'arco di 24 ore. Per i bambini di età pari o superiore a 3 mesi può essere impiegato un massimo di 2 dosi, a distanza di almeno 12 ore nell'arco di 24 ore, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 8. 2. EMLA non deve essere applicata negli infanti fino a 12 mesi di età sottoposti a un trattamento con agenti che inducono la metaemoglobina per problemi di sicurezza, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 8. 3. EMLA non deve essere applicata in età gestazionale inferiore a 37 settimane per problemi di sicurezza, vedere paragrafo 4, 4. 4. Il tempo di applicazione 1 ora non è stato documentato. 5. Dopo un tempo di applicazione fino a 4 ore su 16 cm 2 non è stato osservato alcun aumento dei livelli di metaemoglobina di rilevanza clinica. 6. L'anestesia diminuisce dopo un tempo di applicazione più lungo. La sicurezza e l'efficacia per l'uso di EMLA sulla pelle genitale e sulla mucosa genitale non sono state stabilite nei bambini di età inferiore a 12 anni. I dati pediatrici disponibili non dimostrano un'adeguata efficacia per la circoncisione. Pazienti anziani. Nei pazienti anziani non è necessario ridurre la dose, vedere paragrafi 5, 1 e 5, 2. Pazienti con funzionalità epatica compromessa. Nei pazienti con funzionalità epatica compromessa non è necessario ridurre la dose, vedere paragrafo 5, 2. Pazienti con funzionalità renale compromessa. Nei pazienti con funzionalità renale compromessa non è necessario ridurre la dose. Modo di somministrazione. Uso cutaneo. La membrana protettiva del tubo viene perforata applicando la capsula di chiusura. 1 grammo di EMLA, premuto fuori dal tubo da 30 g, corrisponde a circa 3,5 cm. Se sono necessari elevati livelli di precisione nel dosaggio per evitare il sovradosaggio, ossia dosi che si avvicinano alla dose massima nei neonati, oppure se sono richieste 2 applicazioni nell'arco di 24 ore, si può usare una siringa in cui 1 ml è uguale a 1 g. Uno spesso strato di EMLA deve essere applicato sulla pelle, inclusa la pelle genitale, sotto un bendaggio occlusivo. Per l'applicazione su aree più grandi, come innesti cutanei a spessore variabile, deve essere applicata una fascia elastica sulla parte superiore del bendaggio occlusivo per dare una distribuzione uniforme di crema e proteggere la zona. In presenza di dermatite atopica, il tempo di applicazione deve essere ridotto. Per le procedure relative alla mucosa genitale, non è necessario alcun bendaggio occlusivo. La procedura deve essere iniziata immediatamente dopo la rimozione della crema. Per le procedure relative alle ulcere delle gambe, uno spesso strato di EMLA deve essere applicato sotto un bendaggio occlusivo. La detersione deve iniziare immediatamente dopo la rimozione della crema.
Il tubo di EMLA per uso singolo quando utilizzato per le ulcere alle gambe. Il tubo con il contenuto rimanente deve essere eliminato una volta che il paziente è stato trattato. Controindicazioni: ipersensibilità a lidocaina e o trilocaina o ad anestetici locali di tipo amidico o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: i pazienti con un deficit ereditario di glucosio 6-fosfato deidrogenasi o con metaemoglobinemia idiopatica sono maggiormente sensibili ai principi attivi che inducono metaemoglobinemia. Nei pazienti carenti di glucosio 6-fosfato deidrogenasi l'antidoto blu, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Prilocaina, a dosi elevate, può provocare un aumento dei valori di metaemoglobina particolarmente quando è somministrata in associazione con farmaci che inducono la metaemoglobina, ad esempio sulfonamidi, nitrofurantoina, fenitoina, fenobarbital. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere EMLA durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere EMLA durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Anche se l'applicazione topica è associata solo con un basso livello di assorbimento sistemico, l'uso di EMLA nelle donne in gravidanza deve essere effettuato con cautela in quanto vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Alle dosi raccomandate, EMLA ha un'influenza nulla o trascurabile sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse al farmaco, ADR, osservate più frequentemente sono correlate alle condizioni relative alla sede di somministrazione, reazioni locali temporanee al sito di applicazione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sono stati segnalati casi rari di metaemoglobinemia clinicamente significativa. Alte dosi di prilocaina possono causare un aumento dei livelli di metaemoglobina, in particolare nei soggetti sensibili, paragrafo 4.4, con un dosaggio troppo frequente nei neonati e negli infanti inferiori a 12 mesi di età, paragrafo 4.2, e quando è somministrata in associazione con farmaci che inducono la metaemoglobina, ad esempio sulfonamidi, nitrofurantoina, fenitoina e fenobarbital. Deve essere considerato il fatto che i valori del pulsiossimetro possono sovrastimare la saturazione reale di ossigeno in caso di aumento della frazione di metaemoglobina. Pertanto, in caso di sospetta metaemoglobinemia, può essere utile monitorare la saturazione di ossigeno con la cossimetria. I casi clinicamente significativi di metaemoglobinemia devono essere trattati con blu-dimetilene iniettato lentamente per via endovenosa, vedere anche paragrafo 4.4. Qualora dovessero presentarsi altri sintomi di tossicità sistemica, i segni dovrebbero essere analoghi a quelli indotti da anestetici locali somministrati per altre vie. La tossicità degli anestetici locali si manifesta con sintomi di eccitazione del sistema nervoso o, nei casi più gravi, con depressione del sistema nervoso centrale e cardiovascolare. I sintomi neurologici gravi, convulsioni, depressione dell'SNC, devono essere trattati sintomaticamente con un'assistenza respiratoria e con la somministrazione di farmaci anticonvulsivanti. I segni circolatori sono trattati in linea con le raccomandazioni per la rianimazione. Dal momento che il tasso di assorbimento attraverso la pelle intatta è lento, un paziente che mostri segni di tossicità deve essere tenuto sotto osservazione per alcune ore dopo il trattamento di emergenza. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Anestetici locali, amidi. Codice ATC. N01BB20. Meccanismo d'azione. EMLA fornisce anestesia dermica grazie al rilascio di lidocaina più prilocaina dalla crema all'epidermide e al derma della cute. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento, distribuzione, biotrasformazione ed eliminazione. L'assorbimento sistemico di lidocaina più prilocaina contenuti in EMLA dipende dal dosaggio, dall'area e dal tempo di applicazione. Fattori aggiuntivi sono lo spessore della cute, dati preclinici di sicurezza. Negli studi sugli animali la tossicità registrata dopo alte dosi di lidocaina o prilocaina da soli o in associazione è stata a carico del sistema nervoso centrale e cardiovascolare. Quando, elenco degli eccipienti: polimero dell'acido acrilico, macrogolglicerolo idrossistiarato, sodio idrossido, acqua depurata. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di EMLA a base di lidocaina più prilocaina sono Anisderm, EMLA, lidocaina e prilocaina Teva. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate.
Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.